Gesù, t'adoriamo. 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 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu sei realmente presente, presente sotto le specie del pane. La tua presenza reale è per noi una grazia. Poterti adorare, poterti ascoltare, poterti amare. Signore, ti ringraziamo perché tu gradisci le nostre preghiere. Siamo tanto peccatori, siamo caduti tante volte nei nostri vizi, nelle nostre debolezze. Abbi pietà di noi, abbi pietà di tutti i peccatori. Quest'ora della Divina Misericordia, quando hai spalancato il tuo cuore sulla croce, quando hai reso il tuo spirito al Padre, è per noi l'ora in cui si è realizzata la nostra redenzione. Hai salvato uomo dalla morte perpetua. Ti ringraziamo, Signore. Signore, oggi portiamo davanti a Te tutti i peccatori del mondo, noi compresi. Portiamo davanti a Te tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. In modo particolare ti chiediamo, visita tutti gli ammalati, tutti i sofferenti. Visita le case dove c'è il dolore, dove non c'è la pace. Visita tutti i sofferenti, tormentati. Proteggi il Santo Padre. Proteggi i vescovi, i sacerdoti, religiosi, religiose e manda le nuove vocazioni alla tua messe. Conserva in noi, o Signore, il don della fede. Ti affidiamo le intenzioni di tutte le persone qui presenti
tutte le persone che si uniscono alla nostra preghiera via streaming e tutti coloro che ci chiedono la preghiera, tutti coloro che soffrono. Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero, riversati su di noi. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Dal diario di Suor Faustina. Fin dal mattino ho avvertito la vicinanza della Madre Santissima. Durante la Santa Messa l'ho vista così splendente e bella che non ho parole per poter esprimere almeno in piccola parte la sua bellezza. Era tutta bianca, cinta da una sciarpa azzurra, anche il manto azzurro, la corona sul capo e da tutta la sua persona si irradiava uno splendore inconcepibile. Sono la regina del cielo e della terra, ma soprattutto la vostra madre. Mi strinse al suo cuore e disse: ti sono sempre vicina nelle sofferenze. Senti la potenza del suo cuore immacolato che si trasmise all'anima mia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio noi trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. San Giovanni Paolo II, Prega per noi. Santa Sor Faustina, Prega per noi. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, fam tobie, Gesù, fam tobie, io confido in te, Gesù, nella
tua misericordia. Gesù, fam tobie, Gesù, fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. In questo mese di ottobre è mese che è dedicato al Santo Rosario, in modo particolare, o Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, ti vogliamo affidare le persone che soffrono le proprie malattie, soffrono le malattie dei cari, soffrono in qualsiasi modo. Visita i loro cuori, visita le loro menti, o Signore, portagli la luce, portagli la gioia, portagli il sorriso. Nel quinto mistero gaudioso si contempla Gesù viene offerto nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Signore pietà, Signore, pietà. Cristo pietà, Cristo, pietà. Signore pietà, Signore, pietà. Cristo esaudiscici, Cristo, esaudiscici. Cristo ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Dio Padre che sei nei cieli, Abbi pietà di noi. Dio Figlio Redentore del mondo, Abbi pietà di noi. Dio Spirito Santo, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, un solo Dio, Abbi pietà di noi. Cuore Immacolato di Maria, Prega per noi. Cuore di Maria secondo il cuore di Dio, Prega per noi. Cuore di Maria in unione con il cuore di Gesù, Prega per noi. Cuore di Maria, Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. Cuore di Maria, Reliquiario della Trinità, Prega per noi. Cuore di Maria, dimora del Verbo, Prega per noi. Cuore di Maria, Immacolato nella tua creazione, Prega per noi. Cuore di Maria, inondato di grazia, Prega per noi. Cuore di Maria, benedetto fra tutti i cuori, Prega per noi. Cuore di Maria, trono di gloria, Prega per noi. Cuore di Maria, pieno di umiltà, Prega per noi. Cuore di Maria, vittima d'amore, Prega per noi. Cuore di Maria, inchiodata alla croce, Prega per noi. Cuore di Maria, conforto dei mesti, Prega per noi. Cuore di Maria, rifugio dei peccatori, Prega per noi. Cuore di Maria, speranza dei morenti, Prega per noi. Cuore di Maria, sede di pietà, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Consacrazione di se stesso a Maria. Ti saluto, o Maria, figlia amatissima dell'Eterno Padre, Madre ammirabile del Divin Figlio, sposa fedelissima dello Spirito Santo. Ti saluto, o Maria, mia cara Madre, mia amabile Maestra, mia potente Sovrana, mia gioia, mia gloria, mio cuore e anima mia. Tu sei tutta mia per misericordia, io sono tutto tuo per giustizia, ma non lo sono ancora abbastanza. Di nuovo mi dono interamente a te, come tuo eterno schiavo, senza riservare nulla per me o per gli altri. Se scorgi in me qualcosa che non sia ancora tuo, prendilo subito, te ne supplico, e sii la padrona assoluta della mia volontà. Distruggi, sradica e annienta in me tutto ciò che dispiace a Dio. Pianta, edifica e opera tutto ciò che a te piace. La luce della tua fede dissipi le tenebre del mio spirito. La tua profonda umiltà prenda il posto del mio orgoglio. La tua sublime contemplazione allontani le distrazioni della mia instabile fantasia.
La tua continua visione di Dio riempia della sua presenza la mia memoria. La tua ardente carità dilatti e infiammi la freddezza e indifferenza del mio cuore. Le tue sublimi virtù sostituiscano i miei peccati. I tuoi meriti siano mio ornamento e perfezione davanti a Dio. Mia carissima amatissima Madre, ti chiedo infine, se è possibile, di offrirmi il tuo Spirito per conoscere Gesù Cristo, la sua divina volontà, di offrirmi la tua anima per lodare e glorificare il Signore, di offrirmi il tuo cuore per amare Dio con amore puro e ardente come te. Amen. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima,
benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del ciel, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del ciel, gran sacramento. O vivo pan del ciel, gran sacramento.
Da tempo la macchina commerciale e consumistica, i comuni e le scuole propongono Halloween come un'altra festa dell'anno. Ma sapete qual è la verità di Halloween? Sapete cosa si nasconde dietro le zucche, le ragnatele, il sangue e i costumi macabri di scheletri, di zombie, di vampiri? Primo, è una rappresentazione di una celebrazione religiosa pagana, la festa di Samain originaria del mondo celtico, durante la quale, nelle notti tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, oltre a numerosi riti magici, si eseguivano sacrifici animali e, con ogni probabilità, i druidi eseguivano anche sacrifici umani. Secondo, quando le isole britanniche furono cristianizzate, prevalse la solennità di Ognissanti, una festa di luce, gioia e speranza. Delle antiche usanze solo alcune furono mantenute. Terzo, è stata la reinterpretazione da parte della società americana a trasformare Halloween in una festa consumistica, sempre più svuotata del suo contenuto di fede. In questo modo, Halloween è tornato a essere radicato nella magia, nell'orrore e nella morte. Quarto, Halloween è oggi strettamente legato a realtà oscure e tenebrose come la stregoneria e il satanismo. La neostregoneria del nostro tempo, ad esempio la Wicca, tra le sue feste principali, celebra la festa di Samhain, che dà inizio al nuovo anno della stregoneria nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Per i satanisti, la festa principale delle loro immonde celebrazioni, l'inizio dell'anno satanico, è Halloween. Quinto, non molti sanno che gli adoratori del maligno, sia in quella notte che nelle notti precedenti e successive ad Halloween, nel corso dei perversi rituali che compiono in suo onore, offrono al demonio i giochi, i divertimenti e le energie di tutti coloro che, festeggiando Halloween, evocano più o meno consapevolmente il mondo delle tenebre. Sono infatti convinti che in questo modo si rafforzi il potere del diavolo sia nella società, sia in loro stessi che lo evocano, offrendogli e sacrificandogli anche la vita degli altri. Sesto, il fenomeno è quindi molto inquietante e costituisce un vero e proprio pericolo, perché, anche se chi lo fa non ha alcuna intenzione di celebrare la stregoneria e il demonio, di fatto si mette in comunione con questa corrente spirituale malvagia, con questa corrente oscura e dannosa dalla quale, senza rendersene conto, viene avvolto come da un alone di tenebra, diventando di conseguenza più vulnerabile alle azioni ordinarie e straordinarie del demonio, con tutte le conseguenze funeste per la propria vita che ne derivano. Gli esorcisti conoscono bene queste situazioni di sofferenza. Settimo, anche il periodo che precede Halloween diventa un momento privilegiato per far entrare in contatto i bambini e i giovani con culti e gruppi occulti, spesso mascherati da associazioni culturali. Alcuni siti web per bambini in cui vengono descritti personaggi e scenari spaventosi hanno persino link che portano direttamente a siti di satanismo e magia nera. Ottavo, Halloween è anche ricco di simbolismi legati al mondo del terrore, della morte, dell'occulto e del demoniaco. Sono innumerevoli i crimini commessi in occasione di questa festività, le tragedie che si verificano in questa notte, il proliferare di atti di blasfemia e sacrilegio contro la fede e i simboli cristiani. Volete che i vostri figli e figlie partecipino a questo rituale di morte e orrore? Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Volete esporre i vostri figli e le vostre figlie alla stregoneria? Volete che i demoni influenzino i vostri figli e le vostre figlie? Goditi la vita, goditi la luce, godete di Dio che vi ama. Vivi la gioia della santità.
Preghiera alla Beata Chiaraluce Badano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre, fonte di ogni bene, ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono della vita della Beata Chiara Badano, mirabile riflesso della tua luce. Giovane di limpido cuore, ha creduto nel tuo amore, ha saputo accogliere con pieno abbandono la croce del dolore, irradiando fiducia e gioia. Fa che anche noi, attratti dallo splendore della luce vera, Gesù, possiamo seguire il suo esempio, camminando nel Vangelo con fede viva, speranza certa e amore generoso. Amen. Beata Chiaraluce Badano, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio dolcissimo Divin Salvatore Gesù, io ti offro quest'ora, durante la quale, in unione con tutti i miei fratelli, desidero amarti, glorificarti e consolare il tuo adorabile cuore con il mio amore. Accetta a questo fine i miei pensieri, le parole, le azioni, le pene e soprattutto il mio cuore che ti dono senza riserva, perché lo consumi nel fuoco del tuo divino amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, accetta questa nostra preghiera al Sacro Cuore, affinché per mezzo dell'amore e del sacrificio di tuo Figlio sulla croce possiamo essere degni figli e apostoli del tuo infinito amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia.
Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te.
Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi, miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera Madre. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, Prega per noi e per il mondo intero. salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. San Pio da Pietrelcina, Prega per noi e per il mondo intero. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera alla Beata Chiaraluce Badano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre, fonte di ogni bene, ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono della vita della Beata Chiara Badano, mirabile riflesso della tua luce. Giovane di limpido cuore, ha creduto nel tuo amore, ha saputo accogliere con pieno abbandono la croce del dolore, irradiando fiducia e gioia. Fa che anche noi, attratti dallo splendore della luce vera, Gesù, possiamo seguire il suo esempio, camminando nel Vangelo con fede viva, speranza certa e amore generoso. Amen. Beata Chiaraluce Badano, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, figlia amatissima dell'Eterno Padre, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre ammirabile di Dio Figlio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, sposa fedelissima dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per i nostri cari defunti e per le anime sante del purgatorio e per quelle disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato di buon mattino si recarono alla tomba, portarono con sé gli aromi che avevano preparato, trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, Fa che ti amo sempre più. dolce cuore di Maria, Sia la salvezza dell'anima mia. Maria, Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tra di voi, assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti amo sempre più. Dolce cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, Fa che ti amo sempre più. dolce cuore di Maria, Sia la salvezza dell'anima mia. Maria, Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'Onnipotente Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, Fa che ti amo sempre più. dolce cuore di Maria, Sia la salvezza dell'anima mia. Maria, Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria al cielo. Nel cielo poi apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dolce cuore del mio Gesù, Fa che ti amo sempre più. dolce cuore di Maria, Sia la salvezza dell'anima mia. Maria, Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Fratelli e sorelle, recitiamo le litanie a Maria con la corale. Signore, pietà. Signore pietà, Cristo, pietà. Cristo pietà, Signore, pietà. Signore pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Vergine Lauretana, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Vergine Lauretana, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Vergine Lauretana, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Lauretana, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine Lauretana, Vergine fedele, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine Lauretana, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Vergine Lauretana, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, Vergine Lauretana, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, Vergine Lauretana, santuario della divina presenza, Arca dell'alleanza, porta del cielo, Vergine Lauretana,
rifugio dei peccatori, Vergine Lauretana, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Vergine Lauretana, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Vergine Lauretana, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Vergine Lauretana, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Vergine Lauretana, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Vergine Lauretana, Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo insieme un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre, per il Santo Padre, per la Chiesa, e preghiamo l'eterno riposo per i fedeli defunti e per le anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore. risplenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore. risplenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore. risplenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo insieme la preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio.
dopo quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria e Madre di Dio e Madre nostra, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera alla Beata Chiaraluce Badano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Padre, fonte di ogni bene, ti lodiamo e ti ringraziamo per il dono della vita della Beata Chiara Badano, mirabile riflesso della tua luce. Giovane di limpido cuore, ha creduto nel tuo amore, ha saputo accogliere con pieno abbandono la croce del dolore, irradiando fiducia e gioia. Fa che anche noi, attratti dallo splendore della luce vera, Gesù, possiamo seguire il suo esempio, camminando nel Vangelo con fede viva, speranza certa e amore generoso. Amen. Beata Chiaraluce Badano, prega per noi e per il mondo intero.
grande come il cielo. Se dovessi camminare per una valle nera, io non temerei alcun tipo di male, perché tu sei con me. Per me tu prepari una mensa davanti ai miei nemici, copri d'oro il mio capo, la mia coppa trabocca di gioia. Felicità e grazia mi saranno compagne per tutti i giorni della mia vita, il Signore sarà con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Maria, nostra Madre Santissima, il Dio ti ha colmata di doni ineffabili e lo Spirito Santo ti ha rivestita di grazia sovrabbondante. Tu sei colei che guida i nostri passi verso tuo Figlio, come la luna accompagna i pellegrini notturni verso la meta luminosa. Come la luna che tutto riceve dal sole e non trattiene per sé alcun raggio, così tu fai per noi, perché ci doni tutta te stessa, i tuoi poveri figli peccatori, distribuisci le grazie che ricevi affinché si convertano alla luce divina. Intercedi per noi, Madre Celeste, affinché possiamo ricevere la salute del corpo e dell'anima, in modo da glorificare e riconoscenti la Santissima Trinità. Tu sei la Madre Celeste di ognuno di noi. Facci comprendere quanto ci ama il tuo cuore immacolato, quanto sei realmente sollecita nelle nostre necessità corporali e spirituali e quanto desideri che un giorno tutti noi possiamo godere insieme a te l'eterna beatitudine che ora ti ammanta di splendore. Grazie, Vergine Madre. Siamo sicuri che ci esaudisci sempre, perché non dimentichi mai i tuoi figli che cercano la luce della fede, della speranza e della carità. Amen.
Preghiera a San Leopoldo Mandic. O caro San Leopoldo, tu hai sempre aiutato e consolato quanti ricorrevano a te nelle loro necessità spirituali e materiali. Animato da grande confidenza, anch'io ricorro a te, così ricco di benevolenza e generosità. Nella tua vita hai provato il turbamento e la fatica di vivere con il tumore. Stammi vicino. Tu conosci la mia angustia e trepidazione. Vieni in mio aiuto. Sorreggi la mia fede, rafforza la mia speranza. Ottienimi la grazia di affrontare la sofferenza e le cure del mio male, superando positivamente questa prova. Intercedi presso il Padre affinché il mio cuore trovi la pace e la serenità vera. Fa che io possa, con animo riconoscente, ringraziare quel Dio misericordioso che tu stesso proclamavi medico e medicina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandic, prega per noi. Preghiera a San Patrizio Vescovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Patrizio, Vescovo d'Irlanda, tu che hai diffuso il messaggio del Vangelo e hai portato Cristo nelle terre celtiche, intercedi per noi. Guidaci lungo il cammino della fede, aiutaci a superare le nostre paure e a difendere la verità e la giustizia. Concedici la tua benedizione
affinché possiamo seguire il tuo esempio di umiltà, carità e amore per Dio e per il prossimo. San Patrizio, prega per noi e proteggici, affinché possiamo camminare con fiducia sulla via della santità e della salvezza. Amen. San Patrizio Vescovo, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera di pentimento. Dio misericordioso, ho peccato contro di te e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Sono veramente dispiaciuto per tutti i miei peccati, perché temo le pene dell'inferno e la perdita del paradiso. Ma soprattutto perché ho offeso te, mio Dio, che sei tutto buono e degno di essere amato. Propongo con l'aiuto della tua grazia di fare penitenza, di non peccare più e di fuggire dalle occasioni di peccato. Ti prego per l'amore di Gesù Cristo, perdonami e concedimi la grazia della fede. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera al Sacro Cuore di Gesù. O Sacro Cuore di Gesù, fonte di ogni bene, io mi prostro davanti a te, colmo di gratitudine per il grande amore che hai per me e per l'umanità intera, offro il mio cuore a te oggi. Accogli le mie preghiere e i miei desideri, conduci il mio cammino, guida i miei passi lungo la via della tua giustizia. Ti prego di guarire le ferite del mio cuore e di donarmi la grazia di amare come tu ami. O Sacro Cuore di Gesù, confido in te, abbraccia la mia vita con la tua misericordia, riscaldami con il fuoco del tuo amore e fa di me un riflesso della tua luce divina. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere la guarigione fisica. O Dio, nostro Signore e Guaritore divino, rivolgo a te il mio cuore afflitto e innalzo a te la mia supplica per la guarigione fisica. Conosci ogni parte del mio corpo, conosci ogni cellula e ogni funzione. Ti prego, guarda con compassione le mie sofferenze e donami il tuo tocco di guarigione. O Gesù, tu che hai camminato sulla terra, hai toccato i malati e li hai guariti, estendi la tua mano divina verso di me. Concedimi la forza di affrontare la malattia e la grazia di sperimentare la tua guarigione. Maria, Madre della Salute, prega per me. Intercedi presso il tuo Figlio per la mia guarigione. San Raffaele, medicina di Dio, assistimi. Ti offro la mia malattia, Signore, affinché possa essere un mezzo di purificazione e un'occasione per crescere nella fede. Ma se è nella tua volontà, ti prego umilmente di concedermi la guarigione fisica. Confido in te, o Dio, fonte di ogni bene, e ringrazio per la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere la guarigione spirituale. O Padre Celeste, fonte di ogni luce e guarigione, mi avvicino a te con umiltà e fiducia, chiedendoti la guarigione spirituale della mia anima. Riconosco le mie fragilità, i miei peccati e le mie mancanze. Sento il bisogno del tuo perdono e della tua grazia per purificare il mio cuore e rinnovare il mio spirito. Signore Gesù, tu sei il nostro Salvatore e hai portato la guarigione ai peccatori e agli afflitti. Ti prego di entrare nella mia vita, di rimuovere ogni oscurità spirituale e di portare la luce della tua verità e amore. Spirito Santo, Consolatore e Guida, irradia la tua grazia nella mia anima, illumina la mia mente, rafforza la mia fede e aiutami a crescere nella santità. Maria, Madre della Chiesa, prega per me e guidami nel cammino della conversione.
accogli la mia supplica, o Dio misericordioso, e guarisci la mia anima, affinché possa vivere nella tua luce e amore eterno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere l'intercessione di tutti i santi per la guarigione fisica. O santi del cielo, amici e testimoni della fede, mi rivolgo a voi con fiducia e supplico la vostra intercessione, affinché io possa ottenere la guarigione che tanto desidero. Santissima Trinità, fonte di ogni bene, invoco l'aiuto di tutti i santi che con la loro vita e la loro preghiera hanno glorificato il vostro santo nome. San Michele, difendimi nella lotta spirituale. San Raffaele, angelo della guarigione, assistimi. Santa Rita, patrona delle cause impossibili, intercedi per me. San Giuseppe, modello di virtù e obbedienza, prega per la mia famiglia. Santa Maria, regina degli angeli, prega per noi. O santi che avete sperimentato la misericordia di Dio, implorate per me la forza di affrontare le prove, la fede per accettare la volontà divina e la guarigione se è nella volontà di Dio. Accogliete le mie preghiere, o santi del paradiso, e presentatele al trono di Dio con il vostro potente patrocinio. Affido a voi la mia causa, certo che con l'aiuto di Dio la vostra intercessione porterà guarigione al mio corpo e alla mia anima. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di contrizione. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. O mio Dio, Padre infinitamente amorevole, grazie per il dono dell'amore che ci ha insegnato attraverso tuo Figlio Gesù Cristo. Con il tuo aiuto desidero vivere secondo il comandamento dell'amore e praticare la carità in ogni momento. Aiutami ad amarti sopra ogni cosa e il prossimo come me stesso. Illumina la mia mente e il mio cuore perché possa vedere e rispondere alle necessità degli altri con compassione, gentilezza e generosità. Concedimi la forza di perdonare, di essere paziente e di dedicarmi al servizio degli altri. O Spirito Santo, infondi in me il tuo amore, affinché possa essere uno strumento della tua pace e della tua gioia. In questo atto di carità offro a te, mio Dio, tutta la mia vita e il mio amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di umiltà. O Signore, Padre misericordioso, riconosco la mia pochezza e la mia dipendenza da te. In tua presenza mi umilio con umiltà di cuore. So che senza di te nulla posso fare. Riconosco la mia fragilità e le mie debolezze, ma confido nella tua grazia che mi sostiene. Ti prego di illuminare la mia mente per comprendere la verità della tua volontà e di aprire il mio cuore all'accettazione umile della tua guida. Aiutami a superare l'orgoglio e l'egoismo e concedimi la grazia di servire gli altri con umiltà e amore. O Spirito Santo, infondi in me la virtù dell'umiltà affinché possa crescere nella tua grazia e diventare sempre più conforme all'esempio umile di Gesù. Con umiltà di cuore offro a te la mia vita, chiedendo la tua continua guida e misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme la preghiera finale. Signore, ti ringrazio per aver ascoltato le mie preghiere. Accogli i nostri cuori umili e concedi la tua grazia. Sia fatta la tua volontà in noi e guidaci lungo il cammino della tua luce e amore. Confidiamo in te, o Dio, e ci affidiamo alla tua misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Carissimi fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. Per intercessione di Maria e di tutti i santi del Paradiso, scenda su di voi la potenza della benedizione di Dio e possa donare a tutti guarigione. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.
Ben trovato al pubblico di Vada Retro in questa nostra nuova puntata del nostro settimanale dedicata nuovamente ad Halloween. Siamo in piena Halloween, abbiamo visto le manifestazioni contro questa festa pagana, quello che sta appunto accadendo a Roma, tanti giovani che festeggiano la contro Halloween. E noi oggi vogliamo tentare un po' di non solo far chiarezza ma anche di sfatare un mito. Spesso la Chiesa cattolica afferma che la notte di Halloween altro non è, e vedremo perché, che altro non è se non il Capodanno satanico, il Capodanno una data importante quindi per i satanisti. E noi vedremo a fine puntata quanto questa affermazione sia vera. Perché? Perché avremo una pentita, una fuoriuscita dal satanismo che ci porterà in luoghi molto particolari e ci dirà perché il 31 ottobre, quindi la vigilia di tutti i santi, è effettivamente legata a Satana. Io presento il nostro ospite, do il benvenuto a Don Lorenzo Lasagni del GRIS, grazie per essere qui. Don Lorenzo, insomma, che male c'è, noi vogliamo ripeterlo ogni volta qui a Vada Retro, che male c'è a festeggiare Halloween? Che male può fare vedere bambini che portano queste zucche, il famoso dolcetto scherzetto? Cioè, qual è il problema per la Chiesa Cattolica? Diciamo che non c'è alcun bene. Innanzitutto buonasera a lei Davide e a tutti i telespettatori. Io abito a una quindicina di chilometri da Mirabilandia. Mirabilandia è uno dei più grandi parchi di divertimento in Italia. Proprio nel mese di ottobre abbiamo lungo le strade della Romagna, ma anche penso d'Italia, dei grandi tabelloni che raffigurano, danno pubblicità a questa iniziativa che è partita da metà ottobre con degli spettacoli nei weekend, quindi a fine settimana, e il 31 sera, il 1 novembre e 2 novembre sera ci saranno serate particolari. E perché dico questo? Allora, primo, un parco di divertimento, quindi io Halloween evito esplicitamente di chiamarla festa perché non ne possiede i requisiti. È un evento, la chiamerei la fiera delle stupidità. Divertimento, certo, un giovane ci va perché vuole divertirsi, perché cerca un piacere. Ma è lecito tutto? Troviamo veramente un piacere? Io mi ricordo che, per esempio, un grande del pensiero greco, Aristotele, diceva che occorre praticare l'eutrapelia, che sarebbe letteralmente dal greco una virtù che significa volgersi al bene, e serve a moderarsi nel divertimento. Dante, nel Convivio, dice che l'eutrapelia modera noi negli sollazzi, quindi abbiamo bisogno di far sì, come dice San Tommaso d'Aquino, che la nostra vita dia uno spazio al divertimento in modo giusto, perché la vita è una cosa molto seria. E quindi è soltanto una festa un po' smoderata, tutto qui? Magari. Dov'è il problema? Purtroppo non è così. A 15 km da dove abito c'è Mirabilandia, ma a 8 km c'è il mare. Io dal mare prendo una metafora che illustra bene quello che è il lato oscuro, l'altra faccia della medaglia, che generalmente non viene visitata bene dai mezzi di informazione, e che è l'immagine del mare che richiama il pescatore e quindi il pesce. Sempre Dante mi prendo da questo grande maestro che ci dà un'immagine, una metafora pittoresca, e nel Purgatorio dice, riguardo agli uomini che sono così facili a cedere al male ma sono altrettanto tenaci nel cercare il bene, la felicità, il piacere. E allora dice riguardo al diavolo, e perché no? E non abbiamo paura di dire le cose come stanno. Sì, proprio del diavolo non abbiamo paura. Non abbiamo paura, no, anche perché abbiamo le armi per sconfiggerlo. Ma voi prendete l'esca riguardo agli uomini, sì che l'amo dell'antico Versaro a sé vi tira, chiamavi il cielo girandovi intorno e facendovi vedere le sue bellezze eterne, ma l'occhio vostro pura terra mira, il diavolo pescatore con l'esca. E qual è l'esca e chi è il diavolo? In questo caso l'esca è un piacere mascherato da bene ma che si rivela malefico. Un attimo, prima, visto che stiamo entrando un po' dentro il discorso, spesso in questo evento chiamato Halloween si
si è soliti mascherarsi. Non solo, addirittura in Gran Bretagna e in Giappone, guardate cosa succede. Eccoli, sono arrivati da tutto il mondo in questo luogo sperduto della Gran Bretagna. Sono vampiri e vampire che in occasione di Halloween si sono dati appuntamento qui per scambiarsi idee e opinioni su questo mondo macabro dedicato al conte Dracula. Solo un gioco o un'occasione goliardica? Il vampirismo, secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica, non è un gioco, è una deriva del satanismo. Il sangue umano bevuto come rito propiziatorio per ottenere forza, vigore, successo e soldi. Questo è il vampirismo. E il brindisi a base di sangue non sono nemmeno così rari. Qualche tempo fa, infatti, la cronaca racconta di 4 ragazzi trevigiani, dai 17 ai 18 anni, che hanno confessato di aver partecipato ad un rito del genere in un locale notturno del veneziano. Dalle indagini è emerso che il titolare avvicinava i giovani clienti che riteneva più malleabili e li inoltrava al vampirismo. La prova cruciale era bere da dei comuni bicchierini di caffè il suo sangue. In questo modo legava i suoi adepti, convinti di aver assimilato ogni suo potere e di riuscire così ad ottenere i suoi soldi e il suo successo solo bevendo quel sangue. Che il vampirismo ormai sia diventato una moda non si hanno dubbi, ed è proprio da questa sera, il giorno di Halloween, che addirittura su un canale Kids molto conosciuto arriva in anteprima assoluta Chica Vampiro, la serie che racconta il mondo dei vampiri con ironia e romanticismo, il tutto in versione baby. Ecco dunque, Don Lorenzo, quindi anche il fenomeno del vampirismo con Halloween trova nuova linfa. Perché la festa di Halloween è per la Chiesa cattolica legata al satanismo? Per quale motivo? Perché abbiamo dei campioni che riescono a ribaltare non solo la storia, ma anche a dare delle prospettive sbagliate alle persone, quindi soprattutto ai giovani. Quindi questa dimensione, questo aspetto del macabro non è altro che un rituale neopagano esumatorio, non solo di alcuni riti anche sacrificali che facevano gli antichi Celti, io direi soprattutto da quella grande fabbrica dell'occultismo statunitense di fine 800, primi del 1900, dove si è fabbricata l'attuale Halloween ed è stato riempito, infarcito di richiami espliciti ed impliciti al demonio. Questo è vero, tanto è vero direi che addirittura in un paese che è reso famoso perché ha dato i natali a quella che è la santa della purezza, Maria Goretti, addirittura si celebra Miss Strega. Non solo, tra le varie concorrenti addirittura c'è una bambina di 6 anni. Guardate. Capita che come ogni festa che si rispetti anche Halloween ha la sua reginetta e poco importa se la più bella della festa si debba fregiare del titolo poco lusinghiero di Miss Strega. Sì, perché in fondo il cattivo gusto e la banalizzazione dell'occulto affascina proprio tutti, soprattutto aspiranti modelle. E ironia della sorte, nel paese che ha dato i natali a Santa Maria Goretti, la santa che per conservare la propria purezza e castità è stata uccisa e martirizzata, viene eletta la strega del terzo millennio. La Miss del 2013 è di Ancona ed è stata eletta da una giuria a tutti gli effetti. Ha vinto ed è stata scelta tra 20 aspiranti streghe, spiegando così che essere strega è bello perché è sinonimo di esperta di magie e incantesimi. E poco importa sapere che non esiste una magia bianca o rossa, ma è sempre e solo magia nera. E anche il suo vestito richiama le arti magiche, plastiche e foglie secche che, adeguatamente colorate, ricordano un piumaggio d'uccello, una sorta di illusione che è una delle arti magiche preferite dalle streghe. Alla sfilata, per la gioia dei genitori, ha anche partecipato una giovane concorrente di appena 6 anni. Ecco dunque la banalizzazione, no, della magia, dell'essere strega, anche se vogliamo della parola incantesimo, no? Che può essere anche qualcosa di buono, addirittura l'incantesimo che fa innamorare il proprio uomo, no? Questo un po' è quello che dicevamo prima, la banalizzazione di tutto ciò che per la Chiesa cattolica invece è una realtà, no? Come quella della magia. Qual è
quindi l'obiettivo di tutto questo, io voglio sempre essere in buona fede e continuo a dire, secondo me è solo un modo un po' particolare di divertirsi, per star bene, per far scena, per un carnevale, un nuovo carnevale. Mi chiedo, ma è così? Per molti sembra un carnevale, ma purtroppo non è così, perché questa dimensione magica dell'evento di Halloween ha in sé l'antico sogno dell'uomo di piegare a sé le forze occulte del soprannaturale. Quindi la magia intende liberare l'uomo dallo sforzo di crescere per cercare l'immediatezza dell'aiuto che proviene dalle creature che sono nell'aldilà, le forze oscure, e in questo caso anche quando la magia picchia e fa sul serio, le forze del male. Guardando questi filmati sono rimasto particolarmente colpito dal sangue, il rosso. Io, grazie al cielo, ho la fortuna di essere donatore di sangue da parecchi decenni. Il sangue dice vita, richiama la vita. Il sangue però in questo caso chiama violenza e potrebbe anche generare, quando la violenza è gratuita, insensata, assolutamente non giustificata, può generare morte. Allora io direi di puntualizzare ulteriormente, grazie a questi filmati, un lato che non è considerato, a mio avviso, abbastanza, da un punto di vista anche giuridico, ma direi sociale, di una responsabilità che hanno in questo caso le istituzioni pubbliche col favorire, il propagare e anche lo sponsorizzare con denaro pubblico, consentendo nelle scuole, nelle piazze, in tutti i luoghi pubblici, questo evento macabro. Ecco. Se ne assumono la responsabilità. Infatti sono molte le amministrazioni che comunque sponsorizzano la festa di Halloween e noi ricordiamo sempre che a fine puntata vedremo quanto è realtà quello che da tanto tempo dice la Chiesa Cattolica, cioè che Halloween è la festa, è il Capodanno satanico. Lo vedremo con questa pentita che fuoriesce dal satanismo e ci racconterà quello che le è accaduto proprio la notte di Halloween. Don Lorenzo, ma secondo lei quali potrebbero essere il controaltare alla festa di Halloween? Prima che lei mi risponda, però, abbiamo preso a Messina la storia molto particolare di 5 presidi di scuole diverse, di scuole superiori, scuole statali, quindi non cattoliche, che hanno deciso, senza che nessuno lo avesse chiesto, quindi non c'è stato un intervento della diocesi o del parroco, in modo autonomo hanno deciso di non festeggiare Halloween, ma festeggiare un'altra cosa. Guardate. Per me Halloween è una festa importata da altri paesi, cioè soprattutto dai paesi anglosassoni, che non deve essere, secondo me, festeggiata, perché per me Halloween ora è diventato un secondo carnevale. Halloween in Inghilterra è una festa che loro ritengono importante, ma qui noi abbiamo la festa dei santi e dei morti e dobbiamo valorizzare quelle. Non è che ce l'abbiamo con Halloween in quanto tale, ce l'abbiamo con qualsiasi atteggiamento che tende ad accettare supinamente quello che risulta essere una tradizione imposta dall'esterno, senza riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni. Dormi gioia, dormi figlio, dormi sempre che è meglio, questa terra non c'è futuro. L'idea non è una crociata, ma è una campagna di sensibilizzazione da un punto di vista essenzialmente culturale. Gigante, sogna d'essere tutta la gente.
Questa tradizione della commemorazione dei morti, che poi popolarmente viene chiamata appunto festa dei morti, ha delle radici storiche lontanissime, risale proprio al Paleolitico e soprattutto esprime un concetto della morte essenzialmente positivo. La morte non è vissuta come qualcosa di lugubre o di macabro, ma proprio attraverso l'atto simbolico del dono che i defunti fanno ai bambini viene simboleggiata proprio il senso dell'abbondanza, della fertilità, del legame, diciamo, della terra. E lo chianto diventa canto, dormi gioia. Abbiamo chiesto a dei nonni e a delle nonne di entrare nelle nostre classi e di dire ai bambini, così di raccontare come si svolgeva sul nostro territorio la cosiddetta festa dei morti. Di fare dei fiori da depositare alle tombe dei defunti, perché c'è questa grandissima tradizione di andare a rendere omaggio ai defunti. Questo cuoricino l'hanno fatto i bambini della scuola materna della mia scuola, l'Istituto Comprensivo di Brolo. L'ho già deposto ad esempio sulla tomba di mio padre. È una iniziativa che ormai è seguita da decine di scuole in tutta la Sicilia, proprio per questa consapevolezza di fare rete, di mettersi insieme, raccogliere le istanze del territorio. Infatti abbiamo anche l'appoggio degli amministratori locali. E poi in Sicilia, soprattutto nel Messinese, i nostri genitori cominciano a preparare degli scardellini e la frutta martorana. Gli scardellini sono chiamati anche ossa dei morti, sono dei dolci. Tipici dolcetti che le mamme o le nonne mettevano ai piedi del letto, addirittura facevano trovare al risveglio proprio il giorno dei morti ai propri nipotini. I parenti morti scendevano dall'aldilà, compravano dei giochi e li nascondevano in casa, nei posti dove non ce l'aspettavamo. Sempre con tutte le cose, canta sempre a mezzo alle rose. Dormi gioia, dormi amore. Non la vivo come una cosa spettrale, oscura, io la vivo come una cosa serena, che vado al cimitero e come se vedo i miei parenti che sono vivi, prego per loro, perché si dice che c'è una vita oltre la vita. Puri l'amore e guerra. Nella tradizione è il bambino il destinatario di questo messaggio del defunto e quindi in maniera circolare noi abbiamo una vita che si ripete. È una visione serena che continua, che tra l'altro è una tradizione non soltanto cristiana ma anche laica. È un modo per dare il fiore, portare il fiore, accendere la luce, che ripeto è una tradizione molto antica e che in qualche modo viene ripagata con questo dono gentile che viene fatto e che è un dono di vita. Ecco quindi Don Lorenzo, no? Più che esorcizzare la morte, più che parlare di vampiri, di streghe e quant'altro, onoriamo i santi e commemoriamo i morti. Questo è un po' il significato dell'iniziativa a Messina. Cos'è questa della Chiesa Cattolica? Una crociata contro Halloween? Il termine crociata direi che è assolutamente improprio, quindi lo esclusiamo subito a priori. Si tratta di fare un'informazione adeguata, per mettere di fronte le persone alla realtà. Si può essere cristiani e festeggiare Halloween? No. Anche in buona fede? No. Lo dico a tutti quei genitori che hanno bambini, che portano alle feste di Halloween, che organizzano le scuole, che organizzano talvolta anche le parrocchie stesse. Possiamo indicare il loro comportamento come un comportamento cristiano? No, è un triplice no. E noi abbiamo il dovere di informare adeguatamente le persone, fornendo loro un resoconto dei fatti così come è e non come ci viene presentato. E noi salviamo sempre però la buona fede di queste persone che, ripeto, vanno per festeggiare una festa, per quello che per loro è una festa anche se è importata. Cioè io vorrei far capire a chi ci ascolta perché la Chiesa Cattolica dice
che questa non è una festa cristiana, oltre alla storia che vedremo dopo legata al satanismo. Perché comunque non è una festa cristiana, anche se molti cristiani la festeggiano? Perché? Alcune sere fa ero a cena da una famiglia della mia parrocchia dove svolgo il ministero e il ragazzo, 16-17 anni, parlando della Bibbia mi ha detto in modo molto schietto e vero: la Bibbia è il libro più venduto al mondo, ma anche quello meno letto nel contempo. Nella Bibbia troviamo nell'Antico Testamento il profeta Osea che rimprovera i pastori di Israele, dal re fino ai sacerdoti, di curare alla leggera la ferita del proprio popolo. Allora un bravo medico si preoccupa della salute, un pastore nella chiesa, come in questo caso un parroco, un vescovo, come sono io, un prete di campagna, no? Si preoccupa che la gente stia bene, la gente possa cercare la felicità e la verità con un percorso adeguato che possa fornire una certezza di raggiungimento dell'obiettivo da raggiungere. E secondo lei iniziative come queste che stanno accadendo in queste ore, no? La diocesi di Bologna che ha una veglia di preghiera, al santuario di Loreto un'altra veglia di preghiera, in varie altre regioni d'Italia si prega, si fanno veglie di preghiera come risposta un po' al festeggiamento di Halloween. Secondo lei queste iniziative possono in qualche modo cambiare, no? lo stile di vita, o meglio, visto che ci rivolgiamo a dei ragazzi, può cambiare anche la loro voglia di divertirsi, sempre in buona fede, quando festeggiano Halloween? Come uomo di chiesa ho l'obbligo di dire che abbiamo un dovere di continuare a proporre in maniera sempre più adeguata la proposta evangelica di seguire il Cristo portatore di vita, portatore di gioia, ma abbiamo anche il dovere di smascherare i falsi profeti di sventura. E secondo lei il fatto anche che si cerchi con la festa di Halloween di esorcizzare un po' quella che è la visione della morte, no? Alla fine è un atteggiamento molto umano, no? Uno prende un po' a ridere il fatto che comunque tutti prima o poi dobbiamo morire. Cosa c'è di sbagliato in questo atteggiamento, cioè nell'atteggiamento di esorcizzare la paura della morte? L'atteggiamento di esorcizzare deriva dal fatto che quegli abili registi che organizzano tutte queste manifestazioni occultistiche... Dov'è l'occulto in queste manifestazioni? Dov'è? Io vedo soltanto bambini vestiti con zucche, che portano zucche, vestite un po' da carnevale. Dov'è l'occultismo in tutto questo? Noi la persona la conosciamo perché ha un corpo. Il corpo può essere rivestito da un vestito, da una mimetizzazione che nasconde qualche cosa che sta all'interno della persona, nel nucleo più segreto, quindi nella coscienza, dove c'è la conoscenza del bene e del male, e sta soprattutto, io direi, nell'aspetto razionale della capacità di ragionare adeguatamente. Giovanni Paolo II ci ricorda che la ragione umana è teocentrica, cerca Dio, mentre questi signori dell'occulto e del male portano l'uomo da tutt'altra parte, a una desertificazione noetica del pensiero. Ecco, insomma, Lorenzo, ma a queste persone che comunque festeggiano, no, con questa zucca, come la zucca che abbiamo noi, questo evento, come possiamo dire che partecipano, come giustifichiamo il fatto che la Chiesa dice che partecipano comunque loro malgrado ad una grande festa dell'occulto? Dobbiamo ripristinare quello che è il contenuto originale della zucca, perché la polpa genuina viene tolta per essere sostituita da un prodotto alternativo, ahimè, assai malefico. Diciamo questo: se la festa di Ognissanti, perché tale è la vigilia e i primi vespri di questa sera, se la commemorazione dei defunti sono per il cristiano, per la persona credente, per la persona che è alla ricerca, motivo di approfondire il senso della vita, il proprio destino, in una dimensione di speranza, di una possibile gioia eterna, ci troviamo di fronte a una controproposta che ci presenta l'idolo, che è l'opposto di Dio. Ricordo un'omelia
di Papa Benedetto XVI durante la visita pastorale che fece in Francia nel corso del suo pontificato, e parlò dell'idolo facendo una benissima trattazione, perché idolo nel termine greco ha questo significato di immagine, fantasma, vana apparenza, quindi distoglie l'uomo dalla realtà per confinarlo nella regione della dissimilitudine, per cui l'uomo si trova ingabbiato in uno spaventoso incubo reale. Mi viene in mente, tra parentesi, una canzone del rocchettaro emiliano Vasco Rossi che dice: adesso che ho smesso di sognare, cosa me ne faccio della realtà? Quindi alla fine Halloween sarebbe questo, un grande sogno immaginario che serve per esorcizzare le proprie paure, quando invece il messaggio cristiano è tutt'altro, è molto più concreto. Esatto. Don Lorenzo, noi la lasciamo, la ringraziamo per essere stato qui con noi, per averci illustrato meglio questa festa, questo evento di Halloween. Prima però di salutarvi, vi invito a guardare quello che adesso vi manderemo in onda. È soltanto una prima parte di una storia che racconteremo la prossima puntata, e la storia qual è? È quella di una ragazza che è fuoriuscita dal satanismo, che ci porta nei luoghi di notte dove è stata portata quando è stata iniziata al satanismo, e ci spiega perché la notte di Halloween è così importante per i satanisti, talmente importante che viene chiamata la notte del battesimo dei nuovi adepti. Grazie per averci seguito, vi ricordo il nostro sito www.vadretro.tv2000.it, da dove potete anche inviare le vostre storie anche in modo anonimo. Grazie ancora e a giovedì prossimo. Ci sono degli iniziali sacrifici preparatori con del versamento di sangue. Questi sacrifici preparatori sono minori rispetto a tutto quello che poi accade nella notte da voi chiamata di Halloween. Perché come si chiama? Come la chiamate voi? Preferisco non rispondere. Perché? Perché una delle peggiori notti che ricorda ogni satanista dopo la propria consacrazione. Passata, no? Sì. Cioè la consacrazione passata è come un po' il giorno del battesimo cristiano, no? Sì. E quindi invece la notte di Halloween è molto simile a quella della consacrazione. E ha un valore così importante? Sì. Cosa succede? Cosa ti è successo nella notte di Halloween? È qualcosa di molto violento, dove la violenza e la sessualità si mescolano, sangue e sesso. Beh, sembra quasi un gioco, no? Il sangue e il sesso, sembrano un po' le grandi feste in discoteca. È qualcosa di diverso? Perché è qualcosa di diverso allora la tua storia? Quella notte ci si rende conto veramente che non è un gioco, perché sono spettacoli veramente violenti che ti rimangono impressi tutta la vita. Sono così violenti che il rituale è così violento che ha cura di ogni minimo particolare. Posso dire che si riesce a non lasciare traccia di niente, tanto la violenza che viene diretta alla vittima. Quante persone eravate? Beh, il gruppo è numeroso, è un gruppo numeroso di persone soprattutto adulte, giovani ce ne sono ben pochi e si parlano tutte le lingue.
ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annuntiandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi per manus cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunziare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. Ben trovato al pubblico di Vadareto in questa speciale puntata che vogliamo dedicare a Benedetto XVI. Ci teniamo subito a dire che Benedetto XVI non è morto, ha soltanto dato le dimissioni, quindi noi vogliamo in questo modo cercare anche di raccontare questi 8 anni, circa 8 anni di pontificato nel nostro modo, nel modo consueto di Vadareto, e cioè quindi di analizzare il pontificato di Benedetto XVI, le sue omelie, i suoi angelus, i suoi discorsi che ha fatto, in cui spesso e volentieri ha parlato e del diavolo e dell'inferno. Per questa occasione, un'occasione veramente speciale, non potevamo che portare in studio Don Gabriele Amorth, il famoso esorcista e anche adesso scrittore, visto gli ultimi successi editoriali insieme al collega Paolo Rodari. Don Amorth, innanzitutto grazie per essere qui, so che è stata anche sofferta questa scelta, visto insomma un po' la sua salute precaria, e ovviamente questo ci dispiace, ma ci rende contenti insomma di poterle parlare così, faccia a faccia, per intenderci. Don Amorth, Benedetto XVI ha deciso di dimettersi, non ci interessa entrare nel merito, non è ovviamente compito nostro, vogliamo soltanto insieme a lei tratteggiare quel filo conduttore che lega Benedetto XVI alla figura del diavolo. Tante volte lui ne ha parlato, tante volte è entrato nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda per esempio il Giuda dei Vangeli, che ha trattato in modo molto particolare. Qual è la sua opinione su Benedetto XVI e la figura del diavolo? Benedetto XVI, naturalmente, come rappresentante di Cristo, come capo della Chiesa, non poteva non parlare di quello che è il nemico numero 1. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Quali sono gli argomenti fondamentali della vita umana su cui non si può transigere? Primo argomento, Dio. Tutto parte da Lui,
Se non si parte da Dio, crolla tutto. Non sta in piedi l'uomo, non sta in piedi la famiglia, non sta in piedi il creato, non sta in piedi la società e non sta in piedi neanche Satana, perché tutto è stato creato da Lui. Un secondo argomento, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, colui che ha ricostruito il piano creativo di Dio che Satana ha tentato e tenta di distruggere. Però perché, Don Amorte, spesso Gesù Cristo, no, in quello che noi conosciamo come i Vangeli canonici, c'è come dire, una sorta di, viene interpretata il rapporto Gesù Cristo-Satana come metafore, cioè secondo alcuni Gesù Cristo quando parla del diavolo è come se parlasse di una metafora, cioè come per intendere non è Satana ma è il male assoluto. È così secondo lei? Non è così e lo vedremo, lo toccheremo con mano, proprio questo argomento, come mai non si tratti del male in generale, ma si tratti di una persona, perché Satana è un essere personale. Aggiungo anche che oltre a trattare di questi argomenti Dio, Gesù Cristo, Satana, non posso non accennare almeno a un altro argomento pure fondamentale che è l'inferno. Anche dell'inferno si parla poco, non se ne vuole parlare, non ci si vuole credere, perché credere alle cose che scocciano dispiace. Ma forse sì, perché è visto come una sorta di superstizione. Visto come una superstizione, visto come una favola, qualcosa per spaventare i ragazzini, visto come un gioco, visto non come un qualche cosa di tremendamente reale, così tremendamente reale che la vita umana ha un fine, uno scopo. Intanto la vita umana è eterna. Ecco la prima verità. Noi non viviamo solo su questa terra, poi con la nostra morte entriamo nell'eternità, eternità che non finisce più. E l'eternità, lascio stare il purgatorio che è un luogo di passaggio, l'eternità si divide in due parti, o il paradiso o l'inferno, non si scappa. O il paradiso o l'inferno. E il Papa ha subito toccato questo argomento quando, già prima di essere Papa, ha incominciato ad occuparsi di quei ritocchi che bisognava dare a certi testi anche ufficiali della Chiesa. Qui prendo uno dei testi principali, il Padre Nostro. Cioè? Il Padre Nostro, tutti ci siamo accorti da vecchia pezza, da tanto tempo, che ci sono alla fine del Padre Nostro due traduzioni sbagliate. Quali sono? Non ci indurre in tentazione. San Giacomo dice, Dio non induce in tentazione nessuno, è il demonio che ci mette in tentazione, Dio mai. Per cui viene corretto, ancora se non è entrato ufficialmente, viene corretto, fa che non cadiamo nelle tentazioni. Dacci la forza di resistere alle tentazioni. Questo è il significato delle parole di Gesù. Ma poi c'è l'ultima frase, che è tremenda. Liberaci dal male. Liberaci dal male. E qui il Papa, allora non era ancora Papa, ma subito si è messo contro questa cattiva traduzione, perché male non è nel testo ufficiale così, il male. Quindi il Papa ci dice nel Catechismo della Chiesa Cattolica, a cui lui ha tanto collaborato, non è il male in senso generale. Male è un essere personale.
la Bibbia lo chiama normalmente maligno e anche in questo caso la vera traduzione è liberasi dal maligno. Però aggiunge il Papa, intensificando ancora di più il senso di questa espressione, è detto in senso personale, ossia la persona di Satana. E allora noi vediamo subito una presa di posizione detta del Papa già nel darci il Padre nostro. Incomincia con una parola, termina con una parola. Incomincia con la parola Padre, termina con una parola Satana. Benedetto XVI non è solo il Papa della mitezza. Nel suo pontificato, durato poco più di 8 anni, il fine teologo ha parlato più volte del demonio. Durante gli Angelus o nelle catechesi dell'udienza o negli incontri pubblici, Benedetto XVI ha parlato di Satana. Non è un caso che padre José Antonio Fortea, il più famoso esorcista spagnolo, ha definito Papa Ratzinger come il Papa che nell'età moderna più ha fatto per gli esorcisti. Proprio lui, l'autore della Summa Demoniaca, un trattato di demonologia e al tempo stesso un manuale per esorcismi, ha affermato che Joseph Ratzinger, nel denunciare persistentemente la presenza del demonio nel mondo, vuole avvertire il mondo stesso del pericolo e consentirgli, con l'aiuto di Dio e dei suoi soldati, gli esorcisti appunto, di scacciare la minaccia che grava su di esso. Nulla di più vero se si considera che un documento del Vaticano del 22 febbraio del 1986, nel quale proprio il cardinale Joseph Ratzinger, prefetto del Dicastero dottrinale, metteva ordine nei combattimenti contro Satana, ricordando come gli esorcismi possono essere praticati solo dai sacerdoti a tale scopo delegati dal vescovo e che ai fedeli non è lecito usare la formula dell'esorcismo contro Satana e gli angeli apostati. Si tratta di un'antichissima formula che fu resa nota per volontà di Papa Leone XIII. E sempre Benedetto XVI fece scalpore nel marzo del 2007 visitando una parrocchia romana quando parlò dell'inferno. L'inferno esiste, ha detto Benedetto XVI, è eterno ma se ne parla troppo poco, non è né stagno di fuoco né fornace ardente, né pianto né stridore di denti, è semplicemente l'attaccamento al peccato che può condurci al fallimento della nostra esistenza. Ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita da scrittore e teologo, Benedetto XVI ha fatto sentire la sua voce anche contro manifestazioni considerate diaboliche, in modo particolare contro la musica rock, sostenendo nel suo libro Introduzione allo spirito della liturgia che il rock è espressione di passioni elementari, che i grandi raduni di musica hanno assunto caratteri culturali, cioè di controculto, che si oppone al culto cristiano, e ancora nel 1996 durante una messa a Roma ha affermato che il rock deve essere purificato dei suoi messaggi diabolici, che il rock duro non è adatto per le chiese e che il rock vuole liberare l'uomo da se stesso nell'evento di massa e nello sconvolgimento mediante l'estasi della lacerazione dei propri limiti. Critiche anche al pop, a suo avviso oramai non più sostenuto dal popolo nel vecchio senso e da considerare un culto della banalità. Il Papa ha avuto molto riguardo a ritoccare ciò che riguarda gli esorcismi, molto importante. Cosa ha cambiato sostanzialmente? Gli esorcismi, intanto diciamo subito cosa sono gli esorcismi. Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16:17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però
Padre Amort, perché lei può fare come sacerdote esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei, ateo, può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista, di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Ecco, il nuovo catechismo ha allargato al massimo il fronte della lotta contro Satana, perché ha tenuto conto che Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio, a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei le ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale
del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone, quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Ecco che allora era non ancora Papa, però era detto a capo di questa riforma del rituale. Il Papa ha aggiunto che si possono fare gli esorcismi non solo nei casi di possessione diabolica, ma anche in tutti i casi di disturbi causati dal demonio. E questi casi sono moltissimi. E oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi, altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare. E quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma, nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana, che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Malattie, per esempio, uno dei massimi esorcisti era tanto amico mio, deceduto qualche mese fa, padre Matteo Lagrua, esorcista siciliano, però direi con una fama mondiale. Lui ha visto e ha preso nota che il demonio può influire anche sulle malattie, perché si era accorto che facendo le preghiere di guarigione molte volte la gente non guariva, molte volte le preghiere erano inefficaci. Perché? Perché dice qui c'è un impedimento. E allora come facciamo a vincere questo impedimento? Noti che lui non è stato lui, ognuno ha un suo, ogni esorcista ha un suo itinerario. Certo. Lui prima faceva solo le preghiere di guarigione, poi quando si è accorto che c'erano degli impedimenti per cui queste preghiere non riuscivano, ha capito qui c'è un impedimento e allora è incominciato a fare, prima della preghiera di guarigione, la preghiera di liberazione dal demonio, e ha visto che in questo modo la gente guariva, e ha visto come il demonio in ogni epoca si attacca anche a forme particolari di mali, e come nella nostra epoca fa un grandissimo uso di un male che tutti conosciamo e che si chiama cancro. Addirittura?
il mio grande maestro d'esorcismi, di cui è introdotta la causa di beatificazione, Padre Candido, esorcista per 36 anni alla Scala Santa, che io ho avuto il grande dono di avere come maestro, ma tante volte ha liberato dal cancro, specie dal cancro alla testa, al cranio, ha liberato delle persone. E ha avuto anche qualche caso in cui dei medici ci hanno fatto delle figure barbine. Cioè il cancro era il frutto di un disturbo diabolico? Era frutto di un disturbo diabolico e lui aveva visto, lui distingueva se era un male naturale, ci pensano i medici, se era un disturbo di carattere malefico, allora lì ci vuole l'esorcista. Ha avuto qualche caso in cui i medici dicevano qui ci vuole l'operazione al cervello e lui invece vedeva no, questo non è un male naturale, questo è un male malefico. I dottori qualche volta hanno voluto fare l'operazione al cervello e non hanno trovato niente, hanno visto che aveva ragione Padre Candido e che non c'era nessun tumore al cervello. Il demonio fa grande uso di dare malattie e al giorno d'oggi si accanisce in particolare col cancro, anche con altre malattie, le può dare un po' tutte. Però padre Gabriele, quindi arriva, da cardinale il Benedetto XVI mette mano al Padre Nostro, mette mano al catechismo, al catechismo della Chiesa Cattolica e agli esorcismi. Estende l'uso dell'esorcismo non solo nei casi di possessione diabolica, ma in tutti i casi che noti sono più del 90%, in tutti i casi di disturbi causati dal demonio, dove non c'è la presenza del demonio. E noti anche una difficoltà maggiore in cui si trova l'esorcista, perché quando c'è la presenza del demonio c'è anche la possibilità che l'esorcista obblighi il demonio a parlare e che ci sia dialogo fra l'esorcista e il demonio, tenendo presente che il demonio è un gran falsario, tenendo presente che il demonio è un bugiardo, ma alle volte, comandato nel nome di Cristo, è costretto a parlare ed è molto importante per demolirlo, costringerlo a parlare. Per esempio, il demonio fa di tutto per stare nascosto, anche quando è presente. Cerca, ad esempio, di apparire come una malattia naturale. Abbiamo anche quel caso del Vangelo, del giovane ai piedi del Tabor, che faceva dei gesti, si rotolava per terra, vomitava, eccetera, come se fosse un epilettico. Il demonio cercava di passare per epilettico perché non venisse riconosciuta la sua presenza. Gli apostoli la riconoscono, però non riescono a liberarlo. Gesù viene e lo libera, perché c'era la presenza del demonio. Il demonio cerca di nascondersi. La prima cosa che il demonio con grande fatica confessa è il suo nome. Perché è così importante sapere il nome? È importantissimo, perché quando il demonio è costretto a confessare il suo nome è già una mezza vittoria, perché prima di tutto conferma la sua presenza, c'è la certezza che lui c'è. Poi ci sono anche tante altre certezze. I demoni sono tantissimi. Una volta Padre Candido, il mio maestro, ha interrogato un demonio dicendogli: quanti siete? E quel demonio con aria ironica
se fossimo visibili oscureremmo il sole. Sono miliardi, miliardi. Le creazioni di Dio sono un qualche cosa di infinito. Basti pensare a un cielo stellato di cui nessun scienziato è in grado di capire quanti miliardi di astri ci sono presenti. Nessuno. Ecco che allora uno, quando c'è la presenza del demonio, si può interrogare il demonio. Quando invece c'è un male malefico, non c'è la presenza del demonio, ed è il caso di gran lunga più comune, non c'è questa possibilità di dialogo col demonio. E allora fa più fatica l'esorcista a individuare se quel male è veramente un male causato dal demonio o se invece è un male di carattere naturale. E allora c'è la differenza. Se un male di carattere naturale va curato per via medico, se invece un male dovuto a un'influenza malefica va curato attraverso l'esorcismo. E anche qui, intendiamoci, mi sono sempre trovato d'accordo con psichiatri. Perché? Perché psichiatra ed esorcista sono due terreni diversi. Ognuno deve stare nel suo campo. Basti guardare la cura. Lo psichiatra come cura? Con medicine, con metodi naturali. L'esorcista come cura? Con preghiere. Con preghiere. Vedete che siamo su due terreni completamente diversi. E allora, se ognuno dei due sta nel suo terreno, ci si aiuta reciprocamente, perché in certi casi resta difficile distinguere, specie in casi di mali psichici, se il male è naturale o se il male è malefico. L'esorcista fa di tutto per curare e magari non ci cava niente. Lo psichiatra fa di tutto per curare e magari non ci cava niente. E alle volte allora si trovano d'accordo che in questa persona occorre sia la cura del medico sia la cura dell'esorcista. Tornando a Ratzinger, quindi conferma o mette ordine sul rituale degli esorcisti, sul comando da dare direttamente al demonio e sulla possibilità di applicare l'esorcismo anche ad altri casi che non sono di possessione diabolica. Poi aggiungo gli incontri di Papa Ratzinger. Anche questo è tanto importante. Intanto molte volte ha parlato del demonio. Tantissimo, infatti poi lo vedremo. Se ne parla così poco. Se ne parla così poco. Molte volte ha parlato del demonio. È tremendo. Noi non ci pensiamo, ma è fortissimo. Molto più intelligente di noi, molto più forte di noi. Se non avessimo la forza di Dio a salvarci, saremmo tutti schiavi del demonio. Il battesimo ci libera già dal possesso di Satana, già se ne libera. Comunque ne ha parlato tante volte e ha ricevuto fin dall'inizio. Divenuto Papa, ha avuto un'udienza pubblica in un periodo in cui noi esorcisti avevamo un incontro internazionale. Chiedo scusa di questo, se volete, piccola vanità. Sono stato io a fondare l'Associazione degli Esorcisti, prima nazionale e poi internazionale. Ci si trovava in un raduno internazionale. E allora abbiamo chiesto udienza dal Papa, c'è subito stata data, e il Papa si è rivolto a noi
con parole di grande incoraggiamento, e ha continuato più volte durante incontri che ha avuto, ha continuato più volte a incoraggiare l'attività degli esorcisti. Guardate, è un'attività che è stata sospesa per dei secoli. Ecco perché oggi nella Chiesa ci troviamo così male. Ecco perché oggi nella Chiesa c'è un'enorme richiesta di esorcisti e la Chiesa non è in grado di soddisfare le richieste, perché abbiamo ancora preti e vescovi che non ci credono. Preti e vescovi che non ci credono. Perché? Che volete? L'uomo è portato a credere alle cose che si vedono, che si possono analizzare, che si possono controllare con i mezzi, lenti, con i mezzi tecnologici, con le fotografie, tutto ciò che può essere controllato, diciamo, da un punto di vista scientifico. Ciò invece che non può essere controllato, l'uomo è piuttosto restio ad accettarlo. Padre Amorth, in chiusura proprio, se dovessimo fare, e non vogliamo farlo, una previsione sul nuovo Papa che a breve sarà eletto, cosa dovrebbe fare in più che rispetto a Papa Ratzinger non ha potuto fare per questioni di tempo, per questioni anche di priorità, sempre per quanto riguarda gli esorcisti? Cosa si auspicherebbe lei che il nuovo Papa facesse nei confronti degli esorcisti? Non sono in grado di suggerirlo, e nessuno è in grado di suggerirlo per questi motivi, perché le cose da fare sono tantissime. Ognuno ha una sua sensibilità particolare. Ad esempio, San Pio X ha avuto una particolare sensibilità verso il catechismo, verso la comunione ai bambini, e una grandissima sensibilità verso lo studio della Sacra Scrittura, per dirne una. Ossia, ogni persona ha, tra tantissime cose che si potrebbero fare, ha delle sue sensibilità personali. Ecco perché, a mio parere, non è possibile indovinare. Don Amorth, noi la ringraziamo per essere stato qui, per averci raccontato anche le sue impressioni su questo grande Papa, su Benedetto XVI. Ricordo a tutti i nostri telespettatori una cosa fondamentale: non possiamo ovviamente noi rispondere alle telefonate per coloro che cercano gli esorcisti. Il consiglio che diamo a tutti, a tutte le centinaia di persone che ci chiamano, è: rivolgetevi alla vostra diocesi, parlate con il vostro parroco. Vi ricordo la replica del sabato e della domenica, e ovviamente continuate sempre a seguirci. Grazie ancora e grazie a Padre Amorth. Non è un male di carattere malefico. Ecco, Don Gabriele, alla fine non è che tutti quelli che magari bestemmiano o fanno qualche azione cattiva sono posseduti dal demonio. No, è raro. La possessione del demonio, diciamo pur sempre, è rarissima. Però qualche volta c'è. Non so, un caso pratico: un papà dubita che un suo figlio abbia la possessione diabolica perché bestemmia, perché si arrabbia se sente pregare, perché hanno provato a farlo benedire e si rotolava per terra. Un giorno a tavola, mentre mangiano, il papà interiormente, senza aprire bocca, incomincia Ave Maria. Questo giovane di scatto s'alza in piedi: papà, smettila. Ecco, un segno così è un sintomo di sospetto. Poi si procede, in caso simile, si procede all'esorcismo. Sì, ecco, lei
dalla sua esperienza, avendo praticato molti di questi casi, riesce a percepire subito o ha bisogno di molto tempo per capire se una persona ha solo un problema fisico, psicologico oppure un problema di tipo più complicato? In genere ci riesco subito a capirlo. Non occorre neanche fare un esorcismo di prova, in genere riesco a capirlo già dal discorso, tutt'al più do una benedizione e vedo se alla mia benedizione ha un minimo di reazioni. Se non ha nessuna reazione vuol dire proprio che non c'è niente. Ecco, e proprio stando alla sua esperienza, sono molti i casi di possessione diabolica effettiva, oppure sono soltanto, non so, casi rarissimi nella sua esperienza? I casi di possessione vera e propria sono rari, sono più frequenti i casi di disturbi di carattere malefico. Da notare che ci possono essere disturbi di carattere malefico senza che ci sia la possessione diabolica, e anche in questo caso, il nuovo catechismo lo dice espressamente, si possono praticare esorcismi. Perché noi in una precedente puntata abbiamo detto che ci possono essere tante cause, no? Sì. Di possessione, o che si arriva alla possessione diabolica proprio perché ci sono fenomeni appunto di magia, di occultismo. L'occultismo è tanto pericoloso. Uno che si dà ai maghi, si dà sedute spiritiche, si dà sette sataniche, è molto facile che resti colpito dal demonio, almeno con disturbi di carattere malefico. Più raramente può portare, questi fenomeni possono portare almeno o perlomeno al disturbo, ma non alla possessione diabolica vera e propria. Esatto, al disturbo ma non alla possessione. Però anche nel caso di disturbo si fanno esorcismi. Sì. Don Gabriele, ci sono dei casi citati anche nel Vangelo, come il giovane guarito da Gesù ai piedi del Tabor. In quel caso si trattava di una malattia, di epilessia, come molte volte si accenna, oppure di una possessione diabolica effettiva? Ecco, lì il Vangelo è chiarissimo, si tratta di possessione diabolica. Perché allora viene chiamato da alcuni evangelisti epilettico? Perché ci dà l'occasione di toccare, di mettere il dito su un altro trucco del demonio. Il demonio fa di tutto per nascondersi, perché se si manifesta la sua presenza allora viene sfrattato. Fa di tutto per nascondersi e alle volte si nasconde assumendo degli atteggiamenti di una malattia. Quindi in questo caso, nel caso dei giovani al piedi del Tabor, il demonio si nascondeva dando dei disturbi che erano identici ai disturbi dell'epilessia, per cui questo cadeva per terra, si muoveva e allora uno avrebbe detto è epilettico. Invece era il demonio che si nascondeva sperando di non essere scoperto, ma sperando che le persone pensassero solo un'epilessia. Perché poi nel Vangelo ci sono tanti altri casi invece che vengono citati molto chiaramente di possessione diabolica. Sì, ci sono tanti casi. Gesù ha esercitato spessissimo questo ministero e agli apostoli ha detto di esercitarlo e ha dato il mandato di esercitarlo anche a tutti i suoi seguaci. Coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, dice il Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 17. Quindi tutti possono fare preghiere di liberazione. Ecco, sempre rimanendo alla distinzione tra malattia e possessione, è possibile però il caso in cui uno presenti dei sintomi sia di malattia psichica come pure di possessione diabolica, cioè che ci siano purtroppo tutti e due i mali? È possibile, sono i casi più difficili e sono i casi in cui uno ha bisogno sia delle cure dello psichiatra sia degli esorcismi da parte dell'esorcista. Però il caso rarissimo, ma è un caso possibile. Ne ho avuto anch'io alcuni esempi. Un esempio tipico, questo ve lo racconto perché è bello dirlo. Padre Candido sospettava che una sua
paziente di cui era sicuro che aveva una possessione diabolica, sospettava che avesse anche mali di carattere malefico. E allora ha telefonato a un suo amico psichiatra, ha preso appuntamento, gli ha mandato sta ragazza. Lo psichiatra, un bel tavolo grande, l'ha fatta sedere, gli ha fatto l'interrogatorio che fanno sempre gli psichiatri all'inizio e poi gli ha detto: guardi signorina, lei intanto prenda queste medicine. Gli ha incominciato a scrivere nel suo prontuario, ha visto immediatamente una mano che è arrivata sul suo prontuario, gli ha strappato il foglio, l'ha buttato nel cestino dicendo con una voce rauca maschile: questa non è roba per me. Ha guardato sta ragazza, era distante, immobile, seduta sulla sedia, non è che si sporgesse in avanti, ha calcolato che il braccio le si sia allungato di 2 metri. Ha avuto una tale paura questo medico che non ne ha più voluto sapere né di sta ragazza né di nessun paziente di padre Candido. E l'ha mandata dall'esorcista? L'ha mandata dall'esorcista. Ecco, allora quindi che consiglio dare a chi si ritiene colpito da un maleficio? Andare dall'esorcista o andare dallo psichiatra o da tutte e due? Andare prima di tutto a pregare, in ogni caso pregare, poi prima di tutto uno va dal medico. Perché è molto più facile, la normalità dei casi è che i mali siano di carattere naturale, è rarissimo il caso, è un'eccezione che il male sia di origine malefica. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorto, grazie anche a voi amici ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, rieccoci all'appuntamento con il diavolo e l'esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorto e oggi affronteremo proprio nel dettaglio che cos'è l'esorcismo. Appunto, Don Gabriele, perché la Chiesa pratica e che cos'è la pratica dell'esorcismo? La pratica dell'esorcismo è una pratica istituita da Gesù Cristo, un potere che Gesù ha dato agli apostoli e poi l'ha esteso ai discepoli e alla fine l'ha esteso anche a tutti i credenti in Lui, il potere di cacciare i demoni. Abbiamo detto in un'altra puntata che tutti i popoli di tutte le nazioni, di tutte le razze hanno il senso della presenza di un male malefico, lo combattono come possono conforme la loro cultura. Ecco, sappiamo dal Vangelo, dalla Bibbia esattamente chi è Satana, sappiamo esattamente che persona è, sappiamo esattamente che Cristo lo ha vinto e Cristo ha dato il potere di cacciarlo via. Quindi diciamo che l'esorcismo si fa non in presenza di malattie o in presenza di turbe psichiche, ma si fa soltanto quando ci si è accertati che c'è la possessione diabolica. Esatto, quando c'è o la possessione o un male di carattere malefico, allora si procede all'esorcismo, negli altri casi no. Quando è che si può e si deve fare un esorcismo allora? Si deve fare un esorcismo? Cioè quando è che l'esorcista prende la decisione, dice qui bisogna intervenire? Quando vede dall'interrogatorio e dai segni preliminari che io chiamo sintomi di sospetto, vede che c'è da pensare alla possibilità della presenza del demonio o dell'influenza del demonio. Allora procede all'esorcismo e con l'esorcismo ci si accerta se questa presenza, se questa influenza c'è o non c'è.
Varie volte mi è capitato di fare un esorcismo preliminare su una persona per cui mi sembrava che ci fossero sintomi di sospetto e già facendo questo esorcismo preliminare ho visto che non c'era niente. E allora basta. Don Gabriele, dalla sua esperienza, le è rimasto qualche volta qualche dubbio se procedere o meno? Qualche volta sì. E in genere io sono favorevole, quando ho il dubbio, sono favorevole a procedere, perché mi sono capitati dei casi in cui il demonio si è manifestato dopo una serie di esorcismi, non durante i primi esorcismi. Se avessi smesso non mi sarei accorto di questa presenza del demonio. E adesso veniamo a chi può fare. Lei ha accennato in precedenza al fatto che Gesù ha dato un certo mandato ai suoi discepoli. Gesù ha praticato gli esorcismi, ha dato il mandato ai suoi discepoli di fare esorcismi e di scacciare il male. Quindi oggi chi può fare l'esorcista? Ecco, diciamo subito che nei primi 4 secoli della Chiesa tutti i cristiani facevano esorcismi, ossia cacciavano i demoni. Poi nel IV secolo la Chiesa ha istituito, per dare più forza, più valore, più importanza, più efficacia all'esorcismo, ha istituito il sacramentale dell'esorcismo, che è riservato ai sacerdoti autorizzati dal loro vescovo. Per cui l'esorcismo può essere fatto soltanto da sacerdoti autorizzati dal vescovo. Ecco, noi parliamo, Don Gabriele, che cos'è un sacramentale? Un sacramentale è un rito istituito dalla Chiesa, i sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo, è un rito istituito dalla Chiesa, un po' con delle similitudini con i sacramenti, che hanno degli scopi altamente spirituali. Quindi diciamo che è un qualcosa che si avvicina a un sacramento. Che si avvicina, molte volte lo completa, molte volte i sacramenti comprendono anche dei sacramentali, per esempio l'uso d'acqua benedetta. L'acqua benedetta è un sacramentale, e nell'amministrazione di vari sacramenti si usa l'acqua benedetta. Che doti deve avere un esorcista? Un esorcista, direi le doti comuni che dovrebbe avere qualunque sacerdote. Il diritto canonico elenca che sia uno di preghiera, che sia uno di scienza, per dire insomma di una certa cultura, che sia uno di buona fama. E può farlo qualunque sacerdote oppure c'è un incarico da parte della Chiesa locale per procedere agli esorcismi? È il vescovo che a suo arbitrio dà l'incarico a un sacerdote di fare l'esorcista, ossia lo autorizza a usare quelle preghiere particolari riservate all'esorcista e a fare quelle preghiere, appunto gli esorcismi, che sono preghiere ufficiali della Chiesa, ossia fatte in nome della Chiesa. Ecco, nella Chiesa locale, in una parrocchia, in una diocesi, una persona che ha di questi problemi o perlomeno ha di questi dubbi, come fa? Come si muove? A chi deve rivolgersi? Io consiglio sempre di rivolgersi alle curie vescovili. Non occorre la persona del vescovo, basta il suo segretario, il vicario generale. Siccome sono i vescovi che nominano gli esorcisti, nelle curie vescovili sono informati di chi sono gli esorcisti della diocesi. A Roma, ad esempio, siamo in 9 esorcisti. Se uno va all'ufficio del vicariato, c'è un ufficio apposito per la pastorale degli esorcisti, danno l'elenco dei 9 esorcisti della diocesi di Roma. Quindi non affidarsi al primo venuto, ma andare nelle strutture della Chiesa. Esatto, andare nelle strutture della Chiesa per avere l'esorcismo. Perché purtroppo ci sono anche dei casi di persone che si sono affidate a degli imbroglioni. Esatto, purtroppo è vero che si sono affidati ad imbroglioni e io dico sempre, se la persona a cui voi vi rivolgete è un laico, senz'altro non può fare esorcismi, perché l'esorcismo lo può fare solo un sacerdote autorizzato dal vescovo. Se è un sacerdote e dubitate che sia esorcista, telefonate alla curia vescovile e vi rispondono se quello è veramente esorcista o no. Quali sono gli effetti di questa pratica dell'esorcismo? Si arriva subito alla liberazione oppure è un processo lungo? In genere il processo è lungo, dipende dalla
profondità del male, direi, e anche se il male si è molto radicato. Ad esempio, viene da me un uomo di 50 anni e facendo l'itinerario della sua vita si vede che il male ce l'ha avuto da quando aveva 10 anni. Il male ha avuto tempo di mettere radici e allora ci vuole più tempo. In genere per liberare una persona posseduta ci vogliono mesi di esorcismi o anche anni di esorcismi. E aggiungo anche una frase di Sant'Alfonso de Liguori tanto vera, che dice che non sempre con gli esorcismi si arriva alla totale liberazione, sempre si arriva a dare beneficio, per cui la persona ha beneficio e in genere può condurre una vita normale, anche se non si arriva alla totale liberazione. Il caso più lungo che le è capitato per le mani? Ce ne sono alcuni casi che io da quando sono stato nominato esorcista nell'86 e ancora adesso perdurano. Quindi ancora dopo 18 anni? Dopo 18 anni, però come dicevo hanno avuto grandi miglioramenti, prima si agitavano, prima si arrabbiavano, si infuriavano durante gli esorcismi, adesso no, l'esorcismo è diventato una benedizione calma, tranquilla, la ricevono una volta ogni 3-4 mesi, ossia rare volte, quando sentono il bisogno di ricevere una benedizione d'esorcismo, vengono, ritornano, per cui una liberazione totale non c'è, ma conducono una vita normale. Sono in via di guarigione, si può dire. Sì, sono in via di guarigione. Don Gabriele, accanto a quella che è la pratica dell'esorcismo, c'è anche la preghiera di liberazione. Che cos'è? Ecco, la preghiera di liberazione è molto importante ricordarla, perché le parole di Gesù, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, per cui tutti coloro che credono in Gesù, uomini, donne, adulti, bambini, possono cacciare demoni con la preghiera di liberazione, che è una preghiera privata, mentre l'esorcismo è una preghiera pubblica fatta in nome della Chiesa, con l'autorità della Chiesa, quindi a maggior forza. Però anche la preghiera privata, se fatta con fede, ha forza, tanto che ci sono molti santi che senza essere esorcisti cacciavano i demoni per la forza della loro fede. Erano preghiere di liberazione. In cosa consiste? Una preghiera che si trova facilmente nei manuali di preghiera, nei libri, dove? Esatto, si trova facilmente, per esempio anche nell'ultimo rituale pubblicato ci sono alla fine, c'è una seconda appendice con preghiere che tutti i fedeli possono fare. Uno può anche inventarle le parole, perché la base della preghiera di liberazione o dell'esorcismo è sempre in nome di Gesù, Satana vattene. Quindi uno la preghiera di liberazione la può anche inventare, lì per lì. Ecco, quindi diciamo che c'è una preghiera ufficiale della Chiesa e una pratica come quella dell'esorcismo che la Chiesa affida a dei sacerdoti, delle persone incaricate dalla Chiesa locale, mentre tutti possiamo contribuire alla liberazione dal demonio attraverso la nostra preghiera, attraverso le nostre pratiche di pietà normali. Esatto. Quelle quotidiane che facciamo sempre. Esatto, le preghiere quotidiane sono sempre validissime. In più uno può aggiungere anche vere e proprie preghiere di liberazione. Nei gruppi del rinnovamento è diventato usuale fare preghiere di guarigione e liberazione. Magari imponendo, chi guida la preghiera pone la mano sul capo della persona e tutti pregano con parole loro perché la persona sia liberata. D'altronde anche nel Padre Nostro c'è anche questa invocazione, certamente, no? Liberaci dal male. L'ultima invocazione, liberaci dal male, che il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega con molta esattezza, non significa liberaci dal male in generale, ma significa liberaci dal maligno, ossia liberaci dalla persona di Satana. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort per la consulenza che ci ha dato, la sua competenza, e noi ci rivediamo, cari amici ascoltatori, alla prossima puntata.
Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorth e dopo tutto quello che abbiamo spiegato a proposito delle possessioni diaboliche, della magia, dell'occultismo, veniamo al punto centrale, cioè all'esorcismo. Come si fa? In quali casi si fa? Come si procede? Don Gabriele Amorth ci farà vedere oggi come si fa un esorcismo. Abbiamo detto, Don Gabriele, quindi che si arriva alla persona da esorcizzare dopo aver fatto tutta una serie di preliminari. Quali sono? L'interrogatorio e vedere se ci sono sintomi tali da dover procedere all'esorcismo. Se si vede che questi sintomi ci sono, allora si procede all'esorcismo. Si fa venire la persona, ho sempre con me almeno 4 persone che mi aiutano e che si mettono in cerchio di fronte alla persona che siede su una poltrona. Se sappiamo già che la persona, o se già accorgiamo durante l'esorcismo che la persona si infuria, allora anziché sulla poltrona la mettiamo su un lettino. Abbiamo sempre anche un lettino e eventualmente ci aiutiamo anche con delle cinghie per tenerla stretta, perché l'importante è che la persona non si faccia male. Quindi, Don Gabriele, il luogo dove si procede all'esorcismo è una chiesa oppure può essere un luogo qualsiasi? Può essere un luogo qualsiasi. Di per sé sarebbe meglio se fosse la chiesa. In genere è la sagrestia o un luogo adiacente alla chiesa, una stanza adiacente alla chiesa. Certo che bisogna sceglierla in modo che sia una stanza, un posto che non desti dei sospetti. Ad esempio è possibile che la persona esorcizzata urli, e quindi è importante che non sia, per esempio, una stanza che dà sulla strada, perché si sentirebbero urli sulla strada e la gente si potrebbe allarmare. Cioè anche l'indemoniato ha diritto alla sua privacy. Esatto, anche l'indemoniato. Anche perché sono delle cose delicate queste. Sì, ha diritto, assolutamente ha diritto, e ci tengono a non essere conosciuti, a non essere riconosciuti. Quando tante volte mi è stato chiesto per delle interviste televisive se c'era qualcuno disposto a intervenire, mai ho trovato nessuno disposto a intervenire. Anche di quelle persone che sono state liberate non vogliono intervenire. Perché? Perché hanno poi l'idea che se le persone, gli amici, i conoscenti vengono a sapere che loro erano state possedute dal demonio, nutrono poi dei sospetti nei loro riguardi. Quindi mi tolgo una curiosità, non ci sono filmati di scene di esorcismo, filmati veri? Nel mondo cattolico no, ce n'era una sola che ho visto venuta dall'America, un filmato, proprio una via di eccezione, fatto da un esorcista americano col permesso del suo vescovo, un filmato che ha avuto anche qui da parte di alcune reti televisive, è stato riprodotto. Poi varie reti televisive hanno riprodotto degli esorcismi di un sacerdote gallicano, lì non c'è nessuna proibizione e c'è un sacerdote gallicano che filma gli esorcismi che lui fa. Quindi fatti tutti i preliminari si arriva al momento in cui il sacerdote o l'esorcista procede al rito. Procedo al rito. Si fa sedere la persona e io mi metto la stola viola, che è il colore della penitenza. Io uso le stole lunghe, ossia le stole che si usano per le casule quando si dice la messa. Uso la stola lunga perché un lembo della stola viene messo sulla spalla della persona che viene esorcizzata. Poi io gli tengo la mano sul capo e prima gli faccio baciare il crocifisso. Io uso un crocifisso che ha una particolarità. È un crocifisso che ha innestata la medaglia di San Benedetto. Adesso sono molto comuni questi crocifissi grandi e piccoli di varie dimensioni. Ecco, perché San Benedetto? Perché San Benedetto era considerato un potente esorcista. Notate che non era esorcista, San Benedetto era monaco, probabilmente non era neppure sacerdote, però era santo e come tutti i santi aveva una forza grandissima contro il demonio. Faccio il segno della croce, alle volte lo faccio baciare e poi procedo nell'esorcismo. Come procedo? Procedo così.
Prima faccio dire un Pater Ave Gloria anche perché le persone presenti possano collaborare anche loro. Da notare l'importanza grandissima della preghiera. Io dico sempre alle persone che vengono esorcizzate, ricordati che ti liberi, sei tu che ti liberi, io ti aiuto, ma chi si libera sei tu. Ecco, quindi... le preghiere che vengono recitate da lei, dall'esorcista, cosa sono? Sono delle preghiere bibliche, delle preghiere della Chiesa, della tradizione? Dopo aver detto un Pater Ave Gloria, incomincio le preghiere del rituale, ossia c'è un rituale emanato dalla congregazione del culto, un rituale con delle preghiere d'esorcismo che sono riservate all'esorcista, ossia solo gli esorcisti possono recitare quelle preghiere lì. Incomincio con queste preghiere. Se la persona è posseduta, va in trance, io me ne accorgo subito. E ho anche l'interrogatorio col demonio. A un certo punto, dopo aver fatto i primi esorcismi, interrogo il demonio. Che domande gli faccio? Da notare che il demonio fa molta fatica a parlare, perché il demonio vorrebbe più che può stare nascosto. Fa molta fatica a parlare. La prima cosa che gli chiedo è il nome. Come ti chiami? Chi sei? E devo ripeterlo molte volte. Perché si chiede il nome? Si chiede il nome perché per il demonio dire il nome è già una mezza sconfitta, è già uno smascherarsi, è già un uscire allo scoperto. Per cui chiedo il nome. E che nomi vengono fuori? Mi perdoni la curiosità. Quando sono demoni robusti vengono fuori i nomi biblici. Il più frequente è Satana, Lucifero, Asmodeo, frequentissimo Asmodeo, Zabulon, Meridiano. Ecco, sono nomi di carattere biblico. Altri nomi vengono fuori, alle volte sono l'ira, sono la discordia. Nomi di vizi, diciamo. Ossia nomi astratti di disturbi che il male dà alla persona. Ma è raro, il più delle volte dicono uno di questi nomi comuni o alle volte dei nomi strani che io non li ricordo neppure, non li ricordo. Astaroth, anche Astaroth è un nome abbastanza comune. Ecco, Don Gabriele, proprio in questo momento cruciale dell'esorcismo si parla di reazioni che l'esorcizzato ha, ma reazioni anche molto forti, molto violente a volte. Se ha delle reazioni violente, alle volte lo passiamo dalla poltrona al lettino, lo mettiamo steso sul lettino e lo teniamo ben stretto perché dobbiamo fare in modo che la persona non si faccia male. Quando una persona va in trance è sotto la nostra responsabilità, per cui se sbattesse le mani, la testa contro i muri si farebbe male e sarebbe colpa nostra. Per cui noi lo teniamo ben stretto in maniera che non si faccia male e proseguiamo l'interrogatorio. Quanti siete? In genere dicono sei solo, in genere dicono no. Quanti siete? 3, 7, una legione, 1000 legioni, eccetera. Dicono da notare che il demonio è bugiardo, per cui non c'è da credere a quello che dicono. Non c'è da credere a quello che dicono. Poi chiediamo come sei entrato qui, quando sei entrato qui, e poi chiediamo quando uscirai, la data, in che mese, in che giorno, a che ora. Anche qui si fa molta fatica a farli parlare, alle volte dicono non lo so, alle volte rispondono con una data e viene quella data. Don Gabriele, l'uscita del demonio dal corpo del posseduto, da chi dipende? Dipende dalla volontà del diavolo, dalla volontà del posseduto? Dipende dalla volontà di Dio, diciamo schietto, chi è che guida le cose è sempre il Signore, però dato che il Signore rispetta la libertà delle persone e anche la libertà dei demoni, dipende anche il quando, con quale forza la persona è stata posseduta. Ecco, allora, quindi l'esorcizzato può anche collaborare alla sua liberazione? Deve collaborare, è indispensabile che collabori. Durante l'esorcismo no, durante l'esorcismo alle volte quando arrivano
da essere abbastanza coscienti, capita che anche durante l'esorcismo riescono mentalmente a pregare, anche a dire per esempio soltanto Satana vattene, oppure a invocare Gesù Maria. Ci riescono e me lo dicono dopo, che durante l'esorcismo sono riusciti a pregare. In genere durante l'esorcismo no, non riescono a pregare, ma sono completamente in trance, ossia sono completamente assenti e non ricordano niente di quello che è avvenuto durante l'esorcismo. Ma è molto importante che preghino prima, dopo, quindi noi li mettiamo sotto cura, la messa possibilmente quotidiana, il rosario possibilmente quotidiano, che dicano tutte le preghiere che possono. Quindi che si comportino da bravi cristiani nella loro vita normale. Senz'altro che si confessino spesso. Naturalmente se una persona è in peccato io non procedo neppure all'esorcismo. Mettiamo, viene da me uno che convive. Viene da me un divorziato che convive con un'altra persona. Dico, figliolo caro, io non incomincio neppure. Prima mettiti in grazia di Dio, vivi in grazia di Dio, se no è inutile che io proceda all'esorcismo, perché è molto più importante vivere in grazia di Dio che ricevere l'esorcismo. Uno può anche liberarsi da solo, con le sue preghiere e con i suoi sacrifici, col digiuno. Il Vangelo insiste, certi generi di demoni si caccia via solo con la preghiera e col digiuno. Uno può anche arrivare a liberarsi da solo senza esorcismi, mai uno può arrivare a liberarsi con gli esorcismi se non prega. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per averci raccontato la sua esperienza e ci rivediamo alla prossima puntata. Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Con Don Gabriele Amorth abbiamo ripercorso tutto quello che si fa per arrivare a un esorcismo. Vogliamo concludere questo percorso richiamando una figura che per i cristiani è importantissima. Abbiamo detto all'inizio che noi cristiani crediamo che solo Cristo ci salva, ma accanto a Cristo, che è il nostro Salvatore, che è morto ed è risorto per noi, c'è una persona importantissima. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro a Cristo c'è sua madre Maria. E vogliamo parlare in quest'ultima puntata appunto della figura di Maria nel discorso di lotta contro il male. Per combattere il male oggi abbiamo bisogno anche dell'aiuto materno di Maria. Ecco, partiamo, Don Gabriele, da quello che si considera il protovangelo. Sì. Cosa dice di Maria? Il protovangelo, ossia quando Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, condanna il serpente, dice: porrò inimicizia tra te, tra il serpente, tra Satana e la donna. C'è l'articolo determinativo, una donna ben determinata. Il suo seme, il tuo seme, il seme di lei, il figlio di lei. Esso ti schiaccerà il capo. Quindi direttamente è Gesù, il figlio di Maria, che schiaccia il capo a Satana. Ma dal momento che Maria è associata a tutta l'opera della redenzione, ecco che è legittimo rappresentare anche Maria nell'atto di schiacciare il capo a Satana, e tante volte il demonio ha detto e ripetuto che Maria Santissima gli schiaccia la testa. Quindi una lotta che parte da lontano, questa tra la donna e il serpente, tra Maria e Satana. Esatto, è una lotta che parte proprio dai progenitori, da Adamo ed Eva, dal primo peccato.
Ed ecco che Maria è la nemica di Satana. Sappiamo che il male maggiore che Satana cerca di darci è quello di farci cadere nel peccato. Maria è quella che ci salva dal peccato, che ci aiuta a vincere il peccato, a vincere Satana. Diceva Paolo VI, tutto ciò che combatte il peccato combatte Satana, e Maria ci aiuta in questo. Don Gabriele, ma perché la Madonna è così potente contro il demonio? Perché la Madonna e non gli altri santi? La Madonna ha una potenza straordinaria, intanto perché è Madre di Dio, quindi ha un'autorità e ha una forza che nessun altro ha, in maniera assoluta. Ma poi ci sono anche altri motivi, e io qui li ripeterei prendendo lezioni proprio dal demonio, perché alle volte il demonio insegna delle verità. Quando Ci sta Signore... dicendo che il demonio fa catechismo? Il demonio fa catechismo. Alle volte il demonio viene obbligato da Dio a dire delle verità. A un esorcista, Don Negrini, deceduto, era un esorcista del bresciano, Faustino Negrini, una volta che gli ha chiesto: come mai tu hai tanta paura del demonio, tu hai tanta paura di Maria, il demonio gli ha risposto: perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura che essere vinto da Lui, da Dio, dal Creatore. Un'altra volta, sempre lo stesso esorcista ha chiesto al demonio: quali sono le cose in Maria che più ti fanno rabbia e che più ti fanno paura e più ti vincono? E ha risposto: perché Maria è la più umile di tutte le creature, io sono il più superbo. È la più ubbidiente di tutte le creature, io sono il più ribelle. È la più pura di tutte le creature, io sono il più sozzo. Ecco allora la paura, il terrore che ha il demonio di Maria, perché ubbidiente, perché umile, perché pura. Quindi ritroviamo in Maria le caratteristiche che possono andare bene anche per ogni cristiano per vincere il male. Esatto, troviamo queste tre caratteristiche che sono fondamentali per vincere il male: l'umiltà, la purezza, l'obbedienza a Dio. Ho aggiunto anche una cosa: una volta ho voluto fare io un interrogativo al demonio. Dopo avergli ricordato queste tre risposte, ho aggiunto: quale altra virtù c'è in Maria che ti fa tremare? E mi ha risposto così: mi vince sempre perché non è mai stata toccata da nessuna colpa, da nessun peccato. Non è mai stata toccata da nessun'ombra di peccato, per cui mi vince sempre. Ecco Maria, anche Maria è stata tentata dal demonio durante la sua vita e ha sempre vinto e stravinto, e continua a vincerla anche adesso, aiutando tutti i cristiani nella lotta contro il demonio e aiutando particolarmente noi esorcisti. Quindi si può dire che se un cristiano è devoto della Madonna, in qualche modo ha una speciale protezione? Certamente, ha una speciale protezione. Mentre il cardinal Poletti mi scriveva la facoltà d'esorcista contro la mia volontà, contro la mia voglia, che gli ribattevo, lei mi conosce, sa che io sono solo buono a contare barzellette e a contare scherzi, lui imperterrito andava avanti. Mi sono raccomandato a Maria, gli ho detto: avvolgimi nel tuo manto, avvolto nel tuo manto mi sento sicuro. E tante volte il demonio mi ha fatto delle minacce che hanno mai avuto seguito, e altre volte mi ha detto tante volte: a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. Il manto della Madonna, che avvolge tutti i cristiani, tutti coloro che si consacrano a lei, tutti coloro che onorano Maria. Ecco, Don Gabriele, arriviamo un po' all'estremo, facciamo una domanda. Ecco, potrebbe la Madonna salvare un dannato? Visto che si parla tanto della protezione di Maria sulle anime. La Madonna potrebbe? Io credo di poter rispondere con certezza: Dio potrebbe, la Madonna potrebbe ottenere da Dio questa grazia, ma è il dannato che non vuole.
È il dannato che è persistente nella sua colpa, che non vuole umiliarsi a chiedere perdono, che non vuole umiliarsi a chiedere scusa, per cui anche l'intervento di Maria resta bloccato dalla cattiva volontà del dannato. Ed è per questo che il dannato è dannato per sempre. Don Gabriele, parliamo di quello che è il fenomeno più discusso anche per quanto riguarda la figura di Maria, perché finché si parla degli episodi del Vangelo, della tradizione, dei dogmi che riguardano Maria, si può essere d'accordo o non d'accordo, si è credenti o non credenti, però ci sono quei fenomeni legati a episodi storici come le apparizioni. Ecco, che valore hanno? Che significato hanno per noi cristiani? Le apparizioni hanno un valore immenso. Che significato hanno? Sono l'attuazione, anche se non solo le apparizioni, ma anche le apparizioni sono l'attuazione di quella missione che Gesù ha dato a Maria quando dalla croce le ha detto: ecco tuo figlio, ecco la madre tua. È la maternità di Maria verso tutti noi che si manifesta anche e che diventa efficace anche ricorrendo alle apparizioni. Non esito anche a dire che l'apparizione più importante nella storia della Chiesa, io non esito a dirlo, sono le apparizioni di Guadalupe. Pensare che il continente americano si è convertito al cristianesimo grazie a questa apparizione della Madonna, che sotto forma di una ragazza azteca, gli c'erano gli aztechi nel Messico, è apparsa, e per cui hanno sentito il cristianesimo non come l'imposizione di questa gente venuta da oltreoceano, che oltre al resto si sono spesso comportati malissimo con gli indigeni, ma l'hanno sentita come un qualche cosa di loro. Le apparizioni di Guadalupe credo che siano le apparizioni più importanti della storia della Chiesa. E proprio fermo restando che il giudizio sulle apparizioni spetta al Magistero della Chiesa, qual è secondo lei, proprio inerente al nostro argomento, il messaggio principale che ci viene dalle apparizioni? Il messaggio principale è che le apparizioni ci richiamano a Dio. Le apparizioni insistono sulla preghiera e sulla conversione. E chi va nei santuari mariani molte volte, specie pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, tanto per citare due santuari mariani ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, tante volte non torna guarito ma torna convertito, perché la Madonna ha questa missione di portarci a Gesù. Lei non tiene niente per sé. Noi esaltiamo Maria, Maria, l'anima mia, esulta in Dio mio Salvatore. Noi preghiamo Maria, Maria prega Gesù. Noi andiamo a Maria e Maria ci porta a Gesù. Una domanda mi permette di fargliela un po' più personale. Lei fa l'esorcista, sono 18 anni, mi diceva, sì, che fa l'esorcista, ma nella vita normale un esorcista cosa fa? Oltre che fare gli esorcismi, come si comporta? È una persona normale o deve osservare delle particolari precauzioni? Beh, certamente l'esorcista deve cercare di essere pulito, anche perché qualche volta il demonio si prende il gusto di dire i peccati dell'esorcista. Quindi l'esorcista cerca prima di tutto di essere pulito, di vivere in grazia di Dio. Poi sono sacerdoti, gli esorcisti sono sacerdoti, è raro che un esorcista come il sottoscritto faccia a tempo pieno l'esorcista. In genere o sono parroci o sono professori di seminario, hanno altre mansioni sacerdotali e la loro giornata si svolge con le comuni mansioni sacerdotali. In genere gli esorcisti riservano 1 o 2 giorni alla settimana per fare gli esorcismi e gli altri giorni invece li usano per compiere le mansioni sacerdotali normali. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorto per la sua competenza ed esperienza, per averci aiutati a capire che cosa vuol dire combattere il male, che cosa vuol dire un esorcismo, e soprattutto ringraziamolo per averci dato una parola di speranza, di fiducia. Perché sappiamolo, ricordiamocelo sempre, come dice Giovanni Paolo II, il male si vince con il bene. Facendo il bene e comportandoci da cristiani non possiamo e non dobbiamo avere paura di nessun male, forse anche quello di Satana. Grazie e arrivederci.
Cristo, amar con il corazón de Jesús. Ma per apprendere quest'arte bisogna lavorare sulla propria interiorità, dove Dio fa sentire la sua voce e da dove partono le decisioni più profonde, ma che è anche luogo di tensione e di lotte, da convertire perché tutta la vostra umanità profumi di Vangelo. Il primo lavoro dunque va fatto sull'interiorità. Ricordate bene l'invito di Sant'Agostino a ritornare al cuore, perché lì ritroviamo le tracce di Dio. Scendere nel cuore a volte può farci paura, perché in esso ci sono anche delle ferite. Non abbiate paura di prendervene cura, lasciatevi aiutare, perché proprio da quelle ferite nascerà la capacità di stare accanto a coloro che soffrono. Senza la vita interiore non è possibile neanche la vita spirituale, perché Dio ci parla proprio lì. Dios nos habla nel corazón, tenemos que saber escucharlo. Di questo lavoro interiore fa parte anche l'allenamento per imparare a riconoscere i movimenti del cuore. Non solo le emozioni rapide e immediate che caratterizzano l'animo dei giovani, ma soprattutto i vostri sentimenti che vi aiutano a scoprire la direzione della vostra vita. Se imparerete a conoscere il vostro cuore, sarete sempre più autentici e non avrete bisogno di mettervi delle maschere. È la strada privilegiata che ci conduce nell'interiorità e la preghiera. In un'epoca in cui siamo iperconnessi, diventa sempre più difficile fare l'esperienza del silenzio e della solitudine. Senza l'incontro con Lui non riusciamo neanche a conoscere veramente noi stessi. Vi invito a invocare frequentemente lo Spirito Santo, perché plasmi in voi un cuore docile, capace di cogliere la presenza di Dio, anche ascoltando le voci della natura e dell'arte, della poesia, della letteratura, della musica, come delle scienze umane. Nell'impegno rigoroso dello studio teologico, sappiate altresì ascoltare con mente e cuore aperti le voci della cultura, come le recenti sfide dell'intelligenza artificiale e quelle dei social media. Soprattutto, come faceva Gesù, sappiate ascoltare il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri e degli oppressi e di tanti, soprattutto giovani, che cercano un senso per la loro vita. Se vi prenderete cura del vostro cuore con i momenti quotidiani di silenzio, meditazione, preghiera, potrete apprendere l'arte del discernimento. Anche questo è un lavoro importante, imparare a discernere. Quando siamo giovani ci portiamo dentro tanti desideri, tanti sogni e ambizioni. Il cuore spesso è affollato e capita di sentirsi confusi. Invece, sul modello della Vergine Maria, la nostra interiorità deve diventare capace di custodire e meditare, capace di simbalein, come scrive l'Evangelista Luca, mettere insieme i frammenti. Guardatevi dalla superficialità
e mettete insieme i frammenti della vita nella preghiera, nella meditazione, chiedendovi quello che sto vivendo, cosa mi insegna, cosa sta dicendo al mio cammino, dove mi sta guidando il Signore? Carissimi, abbiate un cuore mite e umile, come quello di Gesù. Sull'esempio dell'Apostolo Paolo, possiate assumere i sentimenti